Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo maglione. È un top down, quindi lavorato dall'alto verso il basso, a sprone rotondo, utilizzando i ferri circolari e senza cuciture. Seguendo le mie indicazioni potrete realizzarlo su misura, quindi prendendo le vostre misure. Per tutte le spiegazioni, che comunque vi do durante il video, potete trovare qui sopra o nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo, che è l'Even di Tessiland. È un filato composto dall'80% di lana merinos, mi raccomando mulesing free, il 20% di nylon. In 50 grammi ci sono circa 125 metri ed è un filato super wash, quindi è possibile lavarlo in lavabiancheria. Qui consigliano i ferri che vanno dal 5 al 7, però io, per avere la tensione corretta di 14 maglie e 20 ferri in un campione di 10 x 10 cm, devo utilizzare i ferri numero 6. Avremo però bisogno anche dei ferri di mezza misura superiore. Poi ci servirà un uncinetto, un metro da sarta, dei marcatori a lucchetto, dei marcatori ad anello, un contagiri che per me farà anche come marcatore di inizio e fine giro, e un ago da maglia. Ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Siccome voglio un collo a dolce vita, che però sia un po' ad imbuto, perché quando lo risvolto voglio che il collo si appoggi sulle mie spalle, devo prendere due misure per il collo. La prima è la circonferenza della testa, nel mio caso sono 56 centimetri. Adesso devo capire questi 56 cm a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 14, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 78,4. A parte che io non posso avviare un numero di maglie con la virgola, questo numero deve essere anche un multiplo di 4, quindi devo andare ad arrotondare ad 80 maglie. Quindi io devo andare ad avviare 80 maglie più una per la chiusura in circolare. Però appunto, come vi dicevo, voglio che questo collo poi si restringa. Quindi cosa faccio? Sempre della circonferenza della mia testa, quindi 56 cm, vado a togliere un 25% e mi dà 42 cm. Anche qui faccio il calcolo per sapere a quante maglie corrispondono, quindi per 14 diviso 10 e mi dà 58,8, che io andrò ad arrotondare a 60 maglie. Inoltre mi serve un altro calcolo. Io il collo lo voglio alto 20 cm, così riesco a risvoltarlo per bene. Quindi devo andare a sapere questi 20 cm di altezza quanti ferri corrispondono. Quindi divido i 20 cm, scusate, moltiplico per 20 e divido per 10. Quindi io so che devo lavorare 40 ferri. Visto che io il collo lo voglio all'inizio più grande e poi, come vi dicevo, più piccolo, passo da 80 maglie a 60 maglie. Quindi vado a dividere questi 40 ferri in 3 parti, quindi 40 diviso 3 mi dà 13,3, ma noi teniamo in considerazione il numero prima della virgola, quindi 13. Vorrà dire che io lavoro per 13 ferri e faccio una diminuzione, un giro di diminuzioni. Poi lavoro altri 13 ferri e faccio il secondo giro di diminuzioni e poi finisco il collo lavorando gli ultimi 13 ferri. Poi vi farò vedere quanto devo diminuire, però adesso iniziamo ad avviare le 80 maglie più una per la chiusura in circolare. Adesso lasciamo una codina abbastanza lunga per avviare tutte le nostre maglie e con i ferri di misura superiore andiamo ad avviare le nostre 80 maglie più una per la chiusura in circolare con il metodo long tail. Se non sapete come calcolare la lunghezza della codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque facciamo passare il filato tra il pollice e l'indice. Nel retro andiamo a posizionare il ferro, lo tratteniamo con il dito, poi giriamo il ferro e facciamo su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Abbiamo avviato le nostre prime 2 maglie. Adesso proseguiamo su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo e abbiamo avviato
l'altra maglia, la terza maglia, e continuiamo così fino ad aver avviato tutte le nostre maglie. Se non conoscete questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Avviate tutte le maglie, controllo che siano girate tutte dalla stessa parte, poi metto il marcatore di inizio e fine giro e con il filo della coda e con quello del gomitolo vado a lavorare le prime due maglie assieme a dritto. In questo modo poi abbandono il filo della coda e proseguo con quello del gomitolo lavorando a coste 2 a 2, quindi 2 dritti e 2 rovesci, e vado avanti così per 13 ferri. Ok, ho appena finito i miei 13 ferri e ho cambiato il numero delle punte con quello corretto, che per me sono le numero 6. A questo punto nel prossimo ferro devo andare a fare un giro di diminuzioni. Per sapere come devo diminuire bisogna fare un calcolo. In questo momento io sui ferri ho 80 maglie, devo arrivare ad avere 60 maglie, quindi 80 meno 60 mi dà 20 maglie da diminuire, ma io le diminuisco in 2 giri di diminuzioni, quindi 20 diviso 2 è uguale a 10. Vuol dire che nel prossimo ferro devo andare a diminuire 10 maglie. Come faccio a sapere ogni quante maglie devo fare la diminuzione? Basta dividere le maglie che abbiamo sul ferro, 80, diviso 10 e mi dà 8. Vuol dire che io devo andare a lavorare 6 maglie normalmente, sempre a coste 2 a 2, e poi 2 maglie assieme. Quindi vado a diminuire contando 1, 2, chiaramente sempre a coste, 3, 4, 5, 6, e le prossime 2 maglie sono 2 rovesci, però li devo lavorare assieme. E poi conto ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, e le prossime 2 maglie le lavoro assieme e vado avanti così per tutto il ferro. Poi dopo questo ferro di diminuzioni andrò a lavorare altri 13 giri normalmente come si presentano le maglie. Stiamo attente perché siccome abbiamo fatto delle diminuzioni non sarà più coste 2 a 2 normalmente, ma ogni tanto avremo un rovescio, in questo caso singolo. Sono arrivata a lavorare 26 giri, quindi 13 più 13, e adesso devo fare il secondo giro di diminuzioni. Quindi prendo la mia calcolatrice e in questo momento sui ferri ho 70 maglie. Visto che devo diminuire 10 maglie, basta fare 70 diviso 10 e mi dà 7. Vuol dire che io devo lavorare 5 maglie e poi fare la diminuzione. Però, visto che se guardo il mio lavoro, non so il vostro perché dipende dalle vostre misure, però se guardo il mio lavoro, io all'inizio ho diminuito una costa rovescio no, vedete, perché ci sono i 2 rovesci, e una costa sì, nel senso che da 2 rovesci ne ho diminuito uno e quindi me ne è rimasto uno. E quindi una costa rovescio no, una costa rovescio sì, una costa rovescio no, una costa rovescio sì, io ho diminuito così per tutto il giro. Adesso anziché contare 5 maglie e farne 2 assieme, io per dare equilibrio al mio lavoro vado a diminuire tutte le coste a rovescio dove ho 2 maglie, perché infatti io ho 20
coste a rovescio, di cui una l'abbiamo già diminuita ed è formata solo da una maglia, quindi mi tocca diminuire le altre 10 e così diciamo appunto il mio lavoro viene equilibrato, viene otticamente meglio che andare a diminuire così ogni 7 maglie. Però voi tenete presente quel calcolo, perché io non so quante maglie avrete sui ferri e come vi capiteranno poi le diminuzioni. Comunque io continuo a diminuire come ho fatto prima, quindi 2 a dritto, come ho detto io diminuisco sulle coste a rovescio e quindi i 2 rovescio insieme. Se per caso voi dovete diminuire sul dritto, a quel punto basterà lavorare i 2 dritti insieme normalmente. Finito anche il secondo giro di diminuzioni, vado avanti a lavorare le maglie come si presentano, quindi per me a coste 2, 1, per altri 13 giri. Finiti anche gli ultimi 13 ferri, per avere la parte del collo che risvolto a dritto, chiaramente devo cambiare il senso della lavorazione. Perché? Questo è il collo in questo momento. Se io lo dovessi risvoltare continuando a lavorare in questo senso, vedete, il risvolto sarebbe sul rovescio, dove si vedono le diminuzioni. Se io invece adesso cambio il senso della lavorazione, praticamente mi diventa così. E nel momento in cui lo risvolto, ecco qua che avrei la lavorazione, diciamo così, a dritto, dove non si vedono le diminuzioni sul davanti. Quindi come faccio per cambiare il senso di lavorazione? Come si fa solitamente per i ferri accorciati, e cioè giro il lavoro col filo davanti, passo la prima maglia senza lavorarla e la porto sul retro. Quindi proseguo e lavoro tutto un ferro a dritto. Bene, adesso devo andare a mettere i marcatori a lucchetto per fare i ferri accorciati, per alzare il retro del collo e fare un minimo di scollo davanti. Quindi, come al solito, il totale delle maglie lo divido in 6. Siccome ho 60 maglie, il calcolo è facile: 60 diviso 6 mi dà 10. Vorrà dire che terrò 20 maglie per il retro, 20 per il davanti, 10 per una manica e 10 per l'altra. E quindi inizierò a mettere i marcatori a lucchetto appena finita la manica, quindi 10 della metà del retro più 10 della spalla, e qui inizio a mettere il mio primo marcatore a lucchetto. Adesso li conto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metà del retro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per la manica, e qui metto il primo marcatore a lucchetto. Poi salto 2 maglie, metto il secondo, salto 2 maglie, metto il terzo, salto 2 maglie e metto il quarto. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metà del retro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manica, quindi da qua inizio a mettere i 4 marcatori anche da questa parte, distanziati da 2 maglie. Chiaramente devo stare attenta perché devo lasciare un minimo
di 8 maglie, diciamo così, davanti, perché se io i marcatori li vado a mettere coprendo tutta la parte del davanti, praticamente non mi verrà uno scollo arrotondato, ma una via di mezzo tra uno scollo a V, insomma una cosa brutta, e quindi appunto bisogna sempre assicurarsi qua di avere un minimo, vedete, di 3 dita che per me infatti corrispondono a 8 maglie, dove non mettiamo i marcatori a lucchetto. Dal giro successivo quindi si inizia a lavorare in ferri di andata e ritorno, proprio per lavorare a ferri accorciati con il metodo del German short row, oppure ferri accorciati alla tedesca. Quindi vi faccio vedere come si lavora. Si arriva fino al primo marcatore a lucchetto, questa volta lavoriamo tutto a dritto, e quando siamo al primo marcatore a lucchetto vi faccio vedere come si fa il ferro accorciato. Ci siamo quasi. Ok, arriviamo, ultima maglia, si toglie il marcatore a lucchetto, si gira il lavoro, si tiene il filo sul davanti del lavoro, si passa la prima maglia a rovescio senza lavorarla, si prende il filo, si tira sul retro e poi lo si riporta davanti, perché adesso siamo a rovescio e quindi dobbiamo lavorare tutto a rovescio fino al marcatore a lucchetto dall'altra parte. Chiaramente passeremo anche il nostro marcatore di inizio e fine giro, ma in questo momento non ci interessa, noi dobbiamo arrivare al marcatore a lucchetto. Ok, sono arrivata all'altro marcatore a lucchetto, anche qui tolgo il marcatore, giro il lavoro, tengo il filo sul davanti del lavoro, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo dietro e a questo punto lavoro tutto a dritto fino al prossimo marcatore a lucchetto e vado avanti così finché non ho finito di lavorare tutti i marcatori. Vi volevo far vedere una cosa: nel ferro di ritorno a un certo momento vi trovate questa strana maglia, vedete? Sembrano quasi due maglie unite assieme. È il German short row, il ferro accorciato alla tedesca che abbiamo fatto nel giro precedente, e quando lo incontriamo non facciamo nient'altro che lavorarlo normalmente, sia che lo dobbiamo lavorare a dritto sia che lo dobbiamo lavorare a rovescio. L'unica cosa che dobbiamo fare è prenderlo normalmente avendo due fili su un ferro e due fili su un altro ferro. Questa volta è a dritto, quindi io la lavorerò a dritto così normalmente, ma se fosse stato a rovescio non avrei fatto nient'altro che, ecco, così, prendendo due fili di qui e due fili di qua e lavorarlo a rovescio normale. Comunque, per la tecnica dei ferri accorciati vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Bene, ho finito i ferri accorciati, come vedete si è formata questa differenza tra il davanti e il retro. Adesso dobbiamo fare dei calcoli per capire quanti aumenti e ogni quanti ferri dobbiamo farli. Quindi dobbiamo riprendere la nostra calcolatrice e dire: in questo momento abbiamo 60 maglie sul ferro. Quando si lavora con sprone rotondo comunque si ha una base di raglan. Cosa vuol dire? Sul raglan sapete che si aumenta un ferro sì e un ferro no, le 8 maglie per i 4 punti, per le 4 linee del raglan. Quindi vuol dire
che nella teoria ogni ferro si aumentano 4 maglie. È questo che ci interessa, perché qui con lo sprone rotondo anche qui si aumenterà ogni ferro 4 maglie. Io aumenterò ogni 5 ferri, perché comunque mi piace tenere un numero abbastanza piccolo di ferri tra un aumento e l'altro. Chiaramente nei maglioni lavorati ferraille piuttosto che jacquard con righe, punti particolari, lì si aumenterà in base al disegno. Qui possiamo scegliere, quindi io ho deciso che aumenterò ogni 5 ferri e quindi 5 ferri, per ogni ferro dovremmo fare 4 aumenti, quindi 5 per 4 è uguale a 20. Vuol dire che io cosa faccio? 4 ferri li lavoro normalmente e nel quinto aumento 20 maglie. Ma ogni quante maglie devo fare l'aumento? È facile, è lo stesso praticamente ragionamento di prima. 60 diviso 20, 60 erano le maglie che ho sul ferro, 20 sono le maglie che devo andare ad aumentare, mi dà 3. Quindi vuol dire che io ogni quinto ferro faccio un giro di aumenti e aumenterò ogni 3 maglie, quindi 3 maglie le lavoro e poi faccio un aumento, poi lavoro 3 maglie e un aumento, lavoro 3 maglie e un aumento. Comunque adesso vi faccio vedere. Visto che io ho già lavorato delle maglie dal collo perché ho fatto i ferri accorciati, parto subito con un ferro di aumenti, quindi vado ad azzerare il mio marcatore, ok, e poi lavoro 3 maglie a dritto, perché adesso rimaniamo sempre sul dritto del lavoro, quindi 1, 2, 3 e faccio un aumento. Ora questo aumento lo potete fare un po' come volete, con un gettato, la maglia lavorata 2 volte, come volete. Io lo farò intercalato, quindi sollevo il filo che unisce le 2 maglie col ferro di sinistra, lo prendo da dietro e lavoro un dritto normalmente e poi conto ancora 3, 1, 2, 3 e faccio la stessa cosa, sollevo il filo, lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente e ancora 1, 2, 3 e faccio l'aumento e vado avanti così per tutto il ferro. Poi chiaramente lavorerò altri 4 ferri normalmente senza aumentare. Il prossimo ferro di aumenti non sarà più ogni 3 maglie perché abbiamo già aumentato, ma sarà ogni 4 maglie e poi l'aumento. Poi andrò a lavorare altri 4 ferri senza aumento e nel terzo ferro di aumenti lavorerò 5 maglie e un aumento e così via fino ad arrivare all'altezza del mio scalfo, che nel mio caso sono 20 centimetri. Pian piano che aumentate, io vi consiglio di provarvelo, perché una volta che siete arrivati all'ampiezza delle spalle, l'ampiezza totale, non all'osso acromion che c'è sopra la spalla, no, proprio all'ampiezza totale delle spalle, è chiaro che anche se non siete arrivati all'altezza dello scalfo dovete smettere di aumentare e proseguire o aumentando leggermente oppure appunto senza aumenti fino ad arrivare all'altezza dello scalfo. Viceversa, se siete arrivati all'altezza dello scalfo ma non avete ancora l'ampiezza
che vi necessita, a quel punto vi consiglio di fare 1 o 2 giri di aumenti proprio per arrivare a questa ampiezza. Quindi lì dipende un po' anche come siete fatte. Io solitamente arrivo prima all'ampiezza delle spalle, poi mi manca qualche giro proprio per arrivare alla mia altezza dello scalfo. Bene, sono arrivata all'altezza del mio scalfo. Ho provato il maglione tenendo le braccia aderenti al corpo e ho messo dei marcatori a lucchetto in corrispondenza della fine del braccio e dell'inizio del corpo, sia da una parte che dall'altra, in maniera da capire quante maglie vanno per il braccio e quante per il corpo. Però attenzione, mancano le maglie del sottomanica, quindi cosa dovete fare? Dovete misurare la circonferenza del vostro braccio e la circonferenza del corpo e vedere a quante maglie corrispondono. Le maglie che vi mancano, perché chiaramente qui c'è il sottomanica, saranno quelle appunto da dividere in 2 e avviare a nuovo per ogni sottomanica. Ma adesso vi faccio vedere i conteggi così capite meglio. Quindi la mia circonferenza seno è 90 cm, ma questi 90 cm a quante maglie corrispondono? Devo moltiplicare per 14, che sono le maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 126. Però dai marcatori che io ho messo sul mio lavoro, per il corpo in questo momento io ho 112 maglie. Quindi 126 sono le maglie di cui ho bisogno per avere la circonferenza totale, meno le 112 che io ho già sui ferri, mi dà 14 maglie. Quindi vuol dire che in questo momento per arrivare alla circonferenza totale mi mancano 14 maglie. Ma queste 14 maglie le devo dividere in 2 perché vanno 7 nel sottomanica di destra e 7 nel sottomanica di sinistra, quindi 14 diviso 2 appunto 7. Però siccome io preferisco avere un po' più di agio e un numero pari, io aggiungerò 8 maglie per il sottomanica di destra e 8 per quello di sinistra. A questo punto lavoro fino al primo marcatore che mi segna proprio l'inizio della manica. Ok, arrivata al marcatore lo tolgo, poi prendo un ago da maglia, infilo un filo di scarto, mi raccomando non peloso, se no poi fa fatica a scorrere nelle maglie, e metto tutte le maglie della manica in sospeso sul filo, passandole semplicemente dal ferro all'ago in questa maniera. Ok, le ho passate tutte. Tolgo anche l'altro marcatore, faccio passare il filo, mi raccomando ricordatevi di fare un nodino perché se no rischiate che le maglie caschino dal filo. Ok, e adesso le abbiamo messe in sospeso, quindi dobbiamo avviare a nuovo le maglie del sottomanica e quindi prendo il filo con la mano destra, lo avvolgo fra il pollice e l'indice, quindi creo questo incrocio e metto la prima maglia così creata sul ferro. Non la lascio molle, altrimenti ci sarà, diciamo così, delle maglie troppo morbide nel sottomanica. Quindi prendo, avvolgo in questa maniera e la seconda 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto riprendo a lavorare fino al prossimo marcatore. Ok, tolgo anche questo marcatore, prendo sempre
filo di scarto e ago e metto anche queste maglie dell'altra manica in attesa. Tolgo anche l'altro marcatore, faccio come dall'altra parte, quindi faccio un nodino per evitare che mi caschino le maglie dal filo e poi finisco il mio giro avviando anche qui 8 maglie per il sottomanica, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e proseguo a lavorare. Nel ferro successivo io metterò al centro del sottomanica dei marcatori ad anello, perché se vi servono degli aumenti per i fianchi, perché avete i fianchi più ampi oppure perché lo volete leggermente scampanato, ecco che questi marcatori ci torneranno utili per poi andare a fare degli aumenti. Quindi io arrivo a lavorare fino al centro del sottomanica e inserisco i marcatori. Ok, da qui iniziano le maglie che ho avviato a nuovo, che dobbiamo lavorarle facendo attenzione a non tirare troppo le due maglie, vedete, perché se no il filo che le congiunge diventa qui in mezzo troppo ampio. Però alla fine poi vedrete che anche se si allunga leggermente non succede niente, perché durante la lavorazione andranno a posto e poi comunque andranno riprese per fare le maniche. Quindi 1, 2, 3 e 4 e metto il mio marcatore. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Dopo qualche giro lavorato dalla separazione delle maglie, vi consiglio di provarlo, così da capire prima di tutto se state andando bene, se le proporzioni sono corrette, ma soprattutto perché vi consiglio anche di conteggiare l'altezza dal sottomanica a dove volete che finisca il vostro maglione, in modo da capire prima di tutto quanti ferri dovete lavorare, e poi se avete da fare degli aumenti perché lo volete svasato, anche da conteggiare appunto il numero di ferri per dividerlo per i giri di diminuzione. Questo conteggio ve lo farò vedere dopo, perché io invece non lo voglio svasato, ma andrò a fare degli aumenti in punti strategici poco prima del punto in cui io voglio che ci sia, diciamo così, l'aumento. Lo vado a fare, e quindi del tipo, a questo punto io lo vorrei un po' più ampio, quindi me lo sono provato, ho deciso che questo è il punto corretto, e quindi adesso vi faccio vedere come fare gli aumenti. Quindi arriviamo una maglia prima del marcatore. Se siete più comode, potete mettere anche 2 maglie fra i marcatori, proprio per evidenziare dove dovete fare gli aumenti. Io, visto che ne devo fare pochi, lascio un solo marcatore, arrivo a una maglia prima del marcatore, sollevo il filo che unisce le 2 maglie, lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente. Poi lavoro una maglia, passo il marcatore, lavoro una maglia e anche qui faccio l'altro aumento, ma questa volta verso sinistra. Prima l'abbiamo fatto verso destra. Sollevo il filo che unisce le 2 maglie, lo prendo dal davanti e lo lavoro
a dritto ritorto, quindi prendendolo da dietro in questa maniera. Chiaramente lavoro fino all'altro marcatore, quindi all'altro fianco, e faccio esattamente la stessa cosa. Ve lo faccio rivedere. Lavoro fino a una maglia prima del marcatore, prendo il filo che unisce le due maglie, col ferro di sinistra lo prendo dal dietro e poi lavoro a dritto normalmente. Poi lavoro una maglia, passo il marcatore, lavoro una maglia e faccio la stessa cosa ma con l'aumento verso sinistra, quindi sollevo il filo, questa volta lo prendo dal davanti e poi lo lavoro ritorto, quindi prendendolo dal dietro e poi proseguo e finisco il giro. Se dovete fare una serie di aumenti ad intervalli regolari per averlo più ampio, più scampanato, diciamo così, cosa dovete fare? Allora, dalla sottomanica dovete andare a prendere l'altezza di quanto volete lungo il maglione. Poniamo che questa altezza sia 45 centimetri. Bene, a questa altezza dovete andare a togliere i centimetri di bordo. Facciamo che andiamo a togliere un 5 centimetri di bordo, quindi 40 centimetri di altezza dove noi dobbiamo distribuire i giri di aumento. Poi dovete sapere quanto ampio volete il maglione, quindi se ad esempio avete i fianchi che sono più ampi del seno, andate a prendere magari la misura dei fianchi e poniamo. Nel mio caso non è così perché io farò solo degli aumenti in alcuni punti, ma per esempio poniamo che uno è 90 cm di seno e invece sia 100 cm invece di fianchi. Quindi prendete anche questa misura, quindi in centimetri, e andiamo a fare dei calcoli. Prendiamo la nostra calcolatrice e abbiamo detto 40 sono i centimetri in altezza, quindi questi 40 centimetri a quanti ferri corrispondono? Dovete moltiplicare per il numero di ferri che avete in 10 centimetri, ad esempio 20, e dividere per 10. Vorrà dire che voi per arrivare all'altezza desiderata dovete fare 80 ferri. Questo numero di ferri vanno divisi per i giri di aumento. Quindi abbiamo detto che vogliamo arrivare ad avere 100 centimetri, ad esempio, di fianchi, quindi 100 centimetri. A quante maglie corrispondono? Si moltiplica per 14, che è il numero di maglie che io ho in 10 centimetri nel mio campione, e divido per 10. Quindi devo arrivare ad avere 140 maglie. A questo punto, a queste 140 maglie, devo togliere le maglie che io ho già sui ferri, quindi nel mio caso meno 128 e mi dà 12 maglie che io devo andare ad aumentare. Però per ogni giro di aumento io aumento 4 maglie, perché 2 maglie in un fianco, 2 maglie nell'altro fianco, quindi questo numero va diviso per 4 e mi dà 3. Vorrà dire che io dal sottomanica, per avere degli aumenti graduali, si sta parlando di questo, dal sottomanica ai fianchi devo andare ad aumentare 3 giri per 3 volte. Come faccio a sapere ogni quanti giri io devo fare l'aumento? Prendo il numero di ferri, abbiamo detto 80, e li divido per 3. Quindi io all'incirca, perché mi viene un numero con la virgola, ogni 26 ferri devo fare un giro di aumenti.
Quando sono arrivata all'ampiezza, chiaramente avrò da fare i miei, come abbiamo detto prima, 5 centimetri di bordo. Arrivati all'altezza desiderata, controlliamo di avere un numero di maglie divisibili per 4. Se non fosse così, in un unico giro facciamo degli aumenti o delle diminuzioni per arrivare appunto ad avere un numero divisibile per 4 e poi iniziamo il nostro bordo a coste 2 a 2, quindi 2 maglie a dritto e 2 maglie a rovescio e vado avanti così per un'altezza di circa 7 centimetri. Ho finito di lavorare il mio bordo a coste 2 a 2 e adesso inizio la chiusura. Una cosa però, se il bordo a coste vi risulta troppo morbido, con i ferri che avete utilizzato per lavorare il resto del maglione, potete utilizzare anche dei ferri di misura inferiore. Adesso inizio a chiudere. Io chiuderò con la chiusura a coste 2 a 2, quindi lavoro le maglie come si presentano. La prima è un dritto, la seconda è un dritto e poi a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda. Poi ho 2 rovesci, quindi lavoro un rovescio e a cavallo. Poi ancora un altro rovescio e a cavallo. E poi ripeto 2 dritti, quindi un dritto a cavallo, un dritto a cavallo e poi un rovescio a cavallo, un rovescio e a cavallo e vado avanti così fino alla fine del giro. Se questa chiusura non vi risulta abbastanza elastica, potete anche lavorare la chiusura a coste 2 a 2 elastica. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Bene, adesso andiamo a fare le maniche. Per prima cosa dobbiamo rimettere le maglie in attesa sui ferri. Quindi rientro con la punta del ferro e riprendo tutte le maglie che appunto avevo messo in attesa precedentemente. Una volta che ho rimesso tutte le maglie sul ferro circolare, devo andare a riprendere la metà delle maglie del sottomanica. Quindi partendo dal centro del sottomanica vado a riprendere prima la metà verso sinistra, poi lavoro tutte le maglie che ho sul ferro, arrivo fino alla fine delle maglie e poi finisco il giro riprendendo anche l'altra metà da destra verso il centro. Comunque adesso vi faccio vedere. Adesso lascio una codina abbastanza lunga e con l'uncinetto, perché io mi trovo comoda così, ma voi se volete potete farlo direttamente anche con il ferro, vado a riprendere le mie maglie dal centro del sottomanica verso sinistra, riprendo la prima metà, poi lavoro tutte le maglie che ho sul ferro e poi infine riprendo l'ultima metà, cioè quella che va da destra verso il centro. Per riconoscere le maglie, siccome abbiamo lavorato top down, io adesso con il lavoro messo così non vedrò più delle V, ma sono diventate delle A. Quindi vado a contarle. Io ne avevo avviate 8, quindi ne devo lasciare 4. 1, 2, 3, 4, le lascio per ultimo e 1, 2, 3 e 4 le riprendo adesso. Quindi entro nel centro della A in questo modo e riprendo la mia prima maglia, poi nel centro della seconda A, chiaramente lascio la codina, la riprendo dal filo del gomitolo, 2, poi la terza, 3 e l'ultima. Eccola qui, 4. Adesso aspetta che ve lo faccio vedere meglio. Vedete, c'è questa maglia molle. Se io andassi a chiudere così farei un gran buco, per cui devo anche riprendere questa maglia molle. Quindi io la riprendo così, vedete, è una A
io vado a riprendere tutta la maglia molle, cioè non solo una gambetta, ma tutte e due le gambette della maglia molle. Quindi la riprendo così e poi trasferisco queste maglie sul ferro di destra da dietro, perché se no mi vengono ribaltate. Ok, le trasferisco tutte, quindi praticamente come se io in questo momento avessi fatto un aumento riprendendo la maglia molle. In realtà al prossimo giro andiamo a diminuire così da far ritornare il numero delle maglie, quello originale, corretto. Poi proseguo lavorando normalmente a dritto tutte le maglie che ho sul ferro. Ho finito di lavorare tutte le maglie che avevo sul ferro e adesso devo andare a riprendere le maglie dall'altra parte. Quindi sempre con il filo che viene dal gomitolo vado per prima cosa a riprendere la maglia molle. Da questa parte si vede un po' meno, però è questa. Comunque riprendo, tu vedete, tutte e due le gambette della maglia molle in questa maniera. Poi proseguo nel riprendere anche tutte le altre maglie che avevo avviato, quindi uno, aspettate che tiro fuori un pezzettino così riesco a lavorare meglio, 2, devo andare nel centro se riesco a entrare, ok, 2, 3 nel centro della A e 4 l'ultima. Tiro su tutte e due le gambette e riprendo anche questa. Poi, come ho fatto prima, le trasferisco sul ferro, sempre prendendole così da dietro. Anche qui abbiamo fatto appunto l'aumento della maglia molle. Anche se non è troppo molle, facciamola lo stesso, perché altrimenti comunque ci verrebbe un gran buco. Adesso io stringo perché ho lasciato le maglie un po' troppo morbide. E poi cosa faccio? Per prima cosa metto subito un contagiri, lo azzero e lo inserisco. Questo che abbiamo fatto è il primo giro. Mi raccomando, contate i giri perché chiaramente l'altra manica deve essere lunga uguale. E poi, sia con il filo della coda che con quello del gomitolo, vado a lavorare la primissima maglia assieme con tutti e due i fili, così fermo anche il filo della coda. Poi quello della coda lo abbandono e proseguo con quello del gomitolo. Però mi ricordo che qui ho avviato la maglia molle, quindi devo andare a diminuirla. Quindi cosa faccio? Arrivo alla mia maglia molle e poi lavoro 2 maglie insieme per fare una diminuzione. Proseguo fino alla maglia molle dall'altra parte. Ok, sono arrivata, questa è la maglia molle, quindi queste 2 maglie le devo lavorare insieme, però per farle speculari le lavoro insieme ma a dritto ritorto, in questo modo. Poi proseguo e finisco il mio giro. A questo punto mi segno che ho lavorato anche un secondo giro. E qui ci fermiamo un attimo perché vi voglio spiegare una cosa. Aspettate, rimetto i ferri così per farvi vedere bene queste righe. Dunque, perché queste righe sono così sottili e non è una sfumatura graduale? Perché chiaramente il ferro, quindi il giro, è molto ampio. Io ho lavorato molte maglie, mentre se voi notate qui ad esempio dove ne ho lavorate meno per il collo è una sfumatura più graduale. Se io voglio che le maniche stacchino come motivo e non ci siano quindi delle righe ben definite, ma siano sfumate, proseguo a lavorare con uno stesso gomitolo. Se invece io voglio che le maniche comunque assomiglino un po' alle righe del corpo, allora devo andare a lavorare con 2 gomitoli.
Quindi io farò questa seconda opzione, andrò a lavorare con 2 gomitoli, adesso vi faccio vedere come, però per prima cosa vi voglio dire che nel lavorare le maniche è meglio girare il lavoro sottosopra in maniera da essere più comodi e avere una presa più ergonomica. Se non avete un secondo gomitolo, potete prendere un filo dall'interno del gomitolo e uno dall'esterno e quindi lavorare in questa maniera in modo da avere 2 colori differenti. Però vi si aggroviglierà un pochino il filo, quindi io piuttosto vi consiglio di dividere proprio a metà il gomitolo, rifacendo 2 gomitolini separati, in maniera che è più facile poi gestirlo durante la lavorazione. Quindi ogni 2 ferri cambio il colore. E come faccio? La prima volta prendo il filo, lo tengo con la mano sinistra, lo faccio passare sotto il filo che ho appena usato e poi lavoro tutto il giro normalmente. Finito il giro, passo il marcatore, segno il numero del giro e adesso non faccio nient'altro che lavorare normalmente anche il secondo giro del secondo colore, perché visto che è tutto così molto colorato, non avrebbe significato andare a fare dei trucchetti per far sì che non si veda il cambio colore, quello che solitamente crea quel gradino. Qui è veramente molto colorato e quindi non si nota. Quindi io proseguo normalmente anche con il secondo giro del secondo colore. Ok, ho finito anche il secondo giro del secondo colore, quindi sono al ferro numero 4, ritorno a lavorare l'altro colore, il primo colore che ho utilizzato, e quindi ogni volta che cambio il colore cosa faccio? Passo il colore in uso sopra quello che devo andare ad utilizzare in questa maniera e poi lavoro normalmente sia questo giro che il prossimo, quindi praticamente avvolgo i 2 filati solo ed esclusivamente quando vado a cambiare il colore. Mi raccomando, non tirate troppo, perché se no qui dietro il filo tirerà e vi verrà la manica come arricciata. Ok, vedete che lavorando in questo modo non si vede lo stacco tra il corpo, dove appunto vi dicevo la sfumatura non c'è più ma si vedono le righe, e la manica dove invece ho lavorato a righe, vedete, a 2-2, di righe di 2 giri, proprio perché sennò sarebbe venuta una sfumatura. Anche nel punto dove c'è il cambio colore, è questo punto, vedete che non è evidente, anche se non ho utilizzato, come vi dicevo, quei trucchetti per far sì che non ci fosse il gradino fra un giro e l'altro. Girando la manica sotto sopra, quindi questo chiaramente è il rovescio, vedete dove c'è il cambio colore e dove ho avvolto i fili. Se lo avete fatto nel modo corretto, rimane comunque elastico. Ho provato il maglione e sono arrivata a lavorare la manica fino al mio polso. Adesso devo andare a fare il polsino. Io non ho fatto diminuzioni, quindi ho lavorato tutte le maglie perché la volevo ampia. A questo punto quindi cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro metro e andare a misurare il polso. Per me sono 15 centimetri. Poi andiamo a misurare anche la mano nel punto, cioè
non la mano completamente aperta, così, e per me sono circa 18 centimetri. Quindi adesso devo andare a fare la media fra la misura del polso, 15 centimetri, più quello della mano, 18 centimetri, e fa 33 centimetri. La media, quindi diviso 2, mi dà 16,5 centimetri. Questi 16,5 centimetri a quante maglie corrispondono? Devo moltiplicare per 14, che è il numero di maglie che abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, e dividere per 10 e mi dà 23,1. Siccome io il polsino lo voglio lavorare a coste 2 a 2, devo avere un numero che è divisibile per 4. 23,1 non è divisibile per 4. Quindi andrò a lavorare 24 maglie, perché 24 diviso 4 mi dà 6. Quindi in un unico giro, prima di lavorare a coste, vado a fare le diminuzioni. Io ho 40 maglie. Abbiamo detto che ne devo tenere 24 per il polsino, quindi 40 meno 24 mi dà 16. Vuol dire che in un unico giro io devo diminuire 16 maglie. Come faccio a distribuire gli aumenti in modo regolare, a sapere ogni quante maglie devo andare a fare la diminuzione? Devo dividere il numero delle maglie che ho per 16, quindi 2,5. Chiaro, non posso lavorare 2,5 maglie e allora andrò a lavorare una diminuzione ogni 2 maglie e una diminuzione ogni 3 maglie, quindi alterno, una volta ogni 2, una volta ogni 3. Inizio le diminuzioni, la prima volta ogni 2 maglie, 1 e 2, giusto? Quindi vuol dire che per prima cosa devo lavorare 2 maglie insieme. Poi ogni 3, 1, 2, 3, vuol dire che lavoro una maglia e poi ne lavoro 2 assieme. E poi ripeto, ogni 2 maglie, 1, 2, vuol dire che le devo lavorare tutte e 2 assieme. Poi ogni 3, 1, 2, 3, vuol dire che lavoro un dritto e poi 2 maglie assieme e vado avanti così fino alla fine del ferro. A quel punto inizierò a lavorare normalmente a coste 2 a 2. Io farò un bordo alto 14 ferri, quindi lavorerò poi a coste 2 a 2 per 14 ferri. Ho finito di lavorare il bordo a coste 2 a 2 e adesso vado a chiudere le maglie come si presentano. Quindi, come abbiamo fatto per il corpo, lavoro dritto su dritto, quindi le prime 2 maglie sono 2 dritti e poi per chiudere a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda, poi ho 2 rovesci e quindi lavoro un rovescio e a cavallo, l'altro rovescio e a cavallo e vado avanti così fino a chiudere tutto il polsino. Ho finito di chiudere tutte le maglie e l'ultima maglia la sfilo in questo modo. Poi infilo un ago da maglia e vado a chiudere togliendo anche questo gradino che si è formato. E come? Vedete che la prima maglia chiusa è una V, quindi io rientro nella prima maglia chiusa prendendo le 2 gambette della V in questo modo. Poi rientro nell'ultima maglia chiusa, vedete questa, nel centro questa volta, in modo da ricreare l'ultima maglia mancante. Chiaramente la devo fare più o meno della stessa grandezza delle altre, in questo modo, e così vedete il gradino non c'è più. Poi chiaramente vado a nascondere tutte le codine. Bene, la mia manica è finita, adesso devo andare a fare l'altra esattamente uguale. Però vi volevo far notare una cosa, io qui per il polsino ho lavorato con un unico gomitolo, infatti si vede la sfumatura rispetto alla manica. Chiaramente voi potete continuare a lavorare anche il polsino utilizzando tutti e 2 gomitoli. Inoltre, se come abbiamo fatto per la chiusura del corpo, le coste 2 a 2 con il ferro numero 6 o comunque quello che avete utilizzato per creare il maglione
risulta troppo morbida, potete anche utilizzare un ferro di misura inferiore. Inoltre, se il polsino, quando lo andate a chiudere, vi risulta troppo stretto, poco elastico, potete anche utilizzare una chiusura a coste 2x2 elastica che vi lascio qui sopra e nel box informazioni. Bene, il maglione è finito. Io per realizzarlo in una taglia M ho utilizzato circa 330 grammi di filato. Se voi dovete fare delle taglie più grandi o più piccole, vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!